Ciao, sono Antonio Rosa, questo è This is Wow e oggi parleremo di come le cellule batteriche hanno dato origine alle cellule eucariote, quelle di cui noi siamo fatti. Tra noi ed un batterio ci sono differenze evidenti. Tanto per cominciare, noi siamo composti da tantissime cellule diverse tra loro per forma e funzione. Un batterio invece è un organismo monocellulare. Ma anche a livello cellulare, le nostre cellule, che fanno parte della categoria degli eucarioti, sono molto diverse da quelle batteriche. Per esempio, le nostre cellule sono molto più grandi di quelle di un batterio, dimensioni che riflettono una complessità maggiore nelle cellule eucariote rispetto a quelle batteriche. I batteri infatti hanno delle dimensioni medie che vanno da 1 a 10 micrometri. Il micrometro è la millesima parte del millimetro, mentre le cellule eucariote hanno dimensioni comprese fra 10 e 100 micrometri. È come mettere una pallina da ping pong a confronto con una palla da calcio, due ordini di grandezza completamente diversi. Addentrandoci nelle cellule, notiamo altre diversità. Le cellule eucariote hanno un nucleo, un compartimento speciale circondato da membrane che contiene il materiale genetico della cellula, il DNA. Al suo interno viene sintetizzato e modificato l'mRNA, che deve uscire dal nucleo attraverso dei pori particolari chiamati, con molta fantasia, pori nucleari, prima di poter essere usato per sintetizzare le proteine. Nelle cellule batteriche invece il DNA occupa una regione ben precisa della cellula, ma non è fisicamente separato dal resto. Proprio per questo motivo, l'mRNA appena sintetizzato può venire subito usato come stampo per le proteine. Ma oltre a non avere un nucleo delimitato da membrana, le cellule batteriche mancano proprio di tutti quegli organeli tipici delle cellule eucariote. Non hanno i mitocondri, dove si produce la gran parte dell'ATP di una cellula. Non hanno i cloroplasti, indispensabili alle piante per convertire l'anidride carbonica e l'acqua in glucosio attraverso la luce solare. Non hanno i lisosomi, utili per demolire altri organelli ormai invecchiati e non più funzionali alla cellula. Insomma, sotto molti aspetti, i batteri sono una versione molto più semplificata della cellula eucariote, anche se comunque hanno molte delle funzioni che ritroviamo nei vari organeli eucariotici. Sono più primitivi e sotto molti aspetti meno efficienti. Le cellule eucariote sono quindi diversi ordini di grandezza molto più complesse. Con queste informazioni riesce difficile immaginare come le cellule eucariote si siano evolute a partire da cellule batteriche. Troppa diversità ci separa, troppa complessità per pensare che sia tutta comparsa in un unico salto evolutivo. Innanzitutto sfatiamo subito un mito molto diffuso ma che fa percepire in modo erroneo il funzionamento dell'evoluzione. Le cellule eucariote non si sono evolute dalle cellule batteriche, così come noi non ci siamo evoluti dalle scimmie. In realtà le cellule eucariote e le cellule batteriche si sono originate da un unico organismo unicellulare chiamato Luca. No, non sto scherzando, si chiama veramente così. Immaginiamo che milioni di anni fa il mondo fosse popolato da una miriade di organismi unicellulari molto simili fra di loro. Tanti Luca, appunto. In tutta questa popolazione, ad un certo punto, una cellula ha acquisito delle modifiche nel suo genoma tali che poi, con il passare di centinaia di migliaia di anni, hanno dato vita alla prima cellula eucariote. Tutti gli altri Luca, invece, evolveranno fino a diventare le diverse specie batteriche che conosciamo oggi. Così, allo stesso modo, prima delle scimmie e prima dell'uomo, c'era una specie vivente, simile alle scimmie, da cui si sono separati alcuni individui, che evolvendo hanno dato vita agli esseri umani che conosciamo oggi. Del restante gruppo, invece, si sono evolute le attuali specie di scimmie. Ma anche considerando l'evoluzione sotto quest'altro punto di vista, resta da chiederci com'è possibile che non ci siano esseri viventi con caratteristiche miste tra batteri ed eucarioti. Che forse si siano tutti estinti e quei pochi sopravvissuti siano tutti diventati eucarioti? No, in realtà esistono anche ai giorni nostri e sono chiamati archeobatteri. A differenza di come il nome potrebbe suggerire, non sono dei batteri archeologici, ma sono degli organismi unicellulari che hanno caratteristiche simili sia agli eucarioti che ai batteri, avendo al tempo stesso caratteristiche uniche molto particolari. Così come i batteri non hanno organelli specifici e sono quindi privi di nucleo, ma il loro DNA e il modo in cui processano l'mRNA è molto simile agli eucarioti. Infatti i loro geni presentano introni, cioè parti che devono essere rimosse dall'mRNA prima di poter creare proteine funzionali,
e il macchinario di sintesi delle proteine è anch'esso molto simile a quello presente negli eucarioti. I primi archea scoperti sono estremofili, vivono nei posti con le temperature più alte, anche oltre i 100 gradi centigradi, con il pH più basso o più alto, con la salinità maggiore rispetto a quella a cui ogni altro essere vivente sembrava potesse sopravvivere. Per loro, invece, è la normalità, l'habitat ideale. Pazzesco! Proprio per queste loro caratteristiche intermedie, si teorizza che la cellula eucariote sia nata quando un archeobatterio ha inglobato al suo interno il batterio antenato dei nostri mitocondri. Il batterio, appunto, ha dato origine agli attuali mitocondri, perdendo la capacità di vivere autonomamente, mentre il genoma dell'archeobatterio si è circondato di membrana, diventando l'antenato di quello che oggi chiamiamo nucleo. Insomma, le nostre cellule sono nate dalla collaborazione tra due specie diverse fra loro, archea e batteri. Chissà se anche noi esseri umani possiamo prendere spunto da questo evento. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale, così rimarrai sempre aggiornato sui video futuri. Se hai domande, dubbi, curiosità, lasciali pure nei commenti qua sotto. Noi ci rivedremo nel prossimo video. Ciao!